Cosa si intende per controllo oligopolistico e monopolistico della produzione di un artista contemporaneo? Si intende che i mercanti d'arte sfruttano delle strategie in modo tale da accumulare e bloccare la maggior parte della produzione artistica di un artista. Si può cercare, ad esempio, di accumulare e bloccare all'interno di collezioni le opere di un artista, magari collezioni che si sa di per certo che poi non venderanno quelle opere, quindi non le rimetteranno nel mercato. Per parlare in termini pratici, se un artista avrà prodotto 1000 opere e 900 sono bloccati tra collezioni proprie e collezioni magari di musei, collezioni di arte collezionisti che si sa di per certo che non venderanno quelle opere, all'interno del mercato gireranno soltanto 100 opere e quelle 100 opere ovviamente assumeranno un valore molto più alto perché sono soltanto 100 e non 1000. Il problema è che quando un artista inizia a vendere le proprie opere detiene sempre il monopolio rispetto alle proprie opere ed è evidente, ma le sue opere guadagneranno davvero lo status di opera d'arte soltanto quando vengono legittimate all'interno dei circuiti di promozione, valorizzazione e anche di vendita del sistema dell'arte. Quindi insomma quando vengono accettate tra virgolette, dal mondo dell'arte. Come vedete, anche oggi non è che poi questo sistema dell'arte contemporanea sia così aperto, bisogna sempre cercare di essere istituzionalmente parte di quel sistema. Questo potrebbe far nascere delle riflessioni e delle comparazioni con il sistema dell'arte invece tradizionale, che era legato quindi a delle istituzioni statali come l'Accademia delle Belle Arti, di cui abbiamo parlato in un video che vi linko qui sopra e fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo. Comunque sia, la vera affermazione di un artista, e può sembrare un paradosso, ma avviene soltanto quando il monopolio circa la propria produzione passa dalle proprie mani a quelle di un mercante, che poi non è per forza un mercante, può essere una galleria, un imprenditore, un collezionista, comunque un attore che fa parte del sistema dell'arte contemporanea. E solo allora però le opere verranno accettate ufficialmente all'interno del sistema dell'arte contemporanea internazionale. E il monopolio ovviamente tende un po' a cadere e a dissolversi, almeno in parte, quando le opere iniziano a circolare nel mercato secondario, quindi nel mercato delle rivendite come case d'asta e magari circuiti in cui i collezionisti vanno ad agire. Questo mercato è difficilmente controllabile, soprattutto da parte dei mercanti d'arte, perché come vedremo successivamente le case d'asta invece hanno anche delle strategie da poter utilizzare a riguardo. All'interno però del riconoscimento dello status di opera d'arte a un'opera non ci sono soltanto gli artisti e i mercanti d'arte, ci sono infatti, come accennato, anche i collezionisti che cercano di valorizzare i propri acquisti. Ci sono poi i critici che lavorano sul riconoscimento dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista della promozione, e ci sono anche i direttori e i curatori dei musei. Per quanto riguarda i direttori, vedremo che all'interno del sistema dell'arte contemporanea siano una figura fondamentale che svolge tutta una serie di compiti e che è diventata sempre più ibrida. Questi ultimi infatti hanno un ruolo tutt'altro che secondario perché rappresentano una buona parte della domanda, perché appunto i musei acquisiscono le opere di un artista quando quell'artista è ad un livello molto alto e sono quindi coloro che possono dare la cosiddetta consacrazione museale a un artista, cosa di cui va a beneficiare poi tutta la sua produzione. Per tirare le conclusioni, possiamo notare come la produzione di un'opera d'arte in realtà tenga conto di numerosissimi fattori. E la cosa che può sembrare paradossale è che la maggior parte di questi fattori non dipendono dall'artista. Se avete notato però in questo discorso c'è un grande escluso, ovvero il pubblico, il grande pubblico, il buon vecchio gregge. Nel sistema dell'arte contemporanea, infatti, il grande pubblico è del tutto ininfluente. Il pubblico viene scomodato sempre dopo, a giochi fatti. Ecco cosa abbiamo scelto per voi. Vi piace? Bene, non vi piace? Fatti vostri, poveri ignoranti. Poli, nel suo testo, a riguardo cita un pamphlet polemico del 1975 di Tom Wolfe, che è intitolato Il successo in arte. Il pubblico non ha nessuna parte in questa fase del processo. Il pubblico non è invitato, riceverà solo più tardi un annuncio a stampa. I giochi sono fatti, le coppe sono distribuite ai vincitori molto prima che il pubblico sappia cosa succede. E voi cosa ne pensate di questa situazione?
Fatemelo sapere nei commenti. Ci tengo a precisare che poi questi video siano molto pragmatici, quindi ad esempio come ben sapete, almeno chi mi segue lo sa, io non credo che la produzione di un'opera d'arte debba svolgersi in questo modo, però è un dato di fatto che all'interno del sistema dell'arte contemporanea ciò avvenga seguendo tutti questi numerosi fattori. È quindi fondamentale capirlo, perché anche nel caso in cui si voglia modificare un sistema è impossibile farlo senza la comprensione dello stesso. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando ricordate di mettere mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in modo tale da rimanere sempre aggiornati con gli ultimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica. Ciao!